Buongiorno, sono Jordan Mozzanica e rappresento la seconda generazione della Mozzanica. Con questa rubrica voglio incontrare coloro che hanno deciso di seguire i passi del proprio genitore. Voglio sapere come mai, voglio sapere che strada hanno fatto, voglio sapere che difficoltà hanno superato, ma soprattutto quando è stato quel momento in cui da figli sono diventati imprenditori. Bene Davide, grazie di questa intervista che mi concedi per la rubrica Da figli a imprenditori. Quindi oggi intervistiamo quello che è un figlio d'arte, perché tuo padre di tuo padre, addirittura tuo bisnonno, eravate tutti nell'ambito ingegneristico, corretto? Corretto, sì. Benissimo. Io sono la quarta generazione. Quarta generazione vuol dire veramente tanto, veramente tanto. Però una domanda mi sorge subito, anche se sei la quarta generazione, insomma, tu da giovane, da ragazzo avrai avuto delle idee, delle aspettative, dei sogni, qualcosa, però come hai iniziato a lavorare qui presso tuo padre, presso lo studio di consulenza di tuo padre? Beh, diciamo che non è stata un'imposizione, molti seguono le orme paterne come imposizione o come imposizione paterna o familiare o qualcun altro la segue perché crede di non poter fare nient'altro. Per me è stata una scelta naturale, estremamente naturale, cioè la scelta della parola naturale la scelgo apposta perché non ho mai pensato di fare null'altro che fare l'ingegnere. Ho respirato ingegneria da quando sono nato, mio padre, mio nonno, mio bisnonno, i miei zii, sostanzialmente siamo una famiglia di ingegneri, per cui per me era come andare in bicicletta, come alzarsi la mattina, ero un ingegnere fin da quando sono piccolino. Magari non ho brillato sempre in tutte le materie, ma la scelta di ingegneria non è stata né uno sforzo né una decisione che era sofferta, l'ho presa perché era la scelta che avevo deciso di fare. La mia famiglia in realtà non mi ha spinto per fare ingegneria, anzi mi hanno sempre in maniera delicatissima fatto notare che c'erano delle professioni meravigliose che facevano il bene agli altri, per esempio la medicina, proprio per lasciarmi più ampia scelta. Quando mi sono iscritto in ingegneria mio padre mi ha chiesto proprio: sei proprio sicuro di voler fare l'ingegnere? E per me era chiaramente un sì. Mi stupisce questa tua risposta, perché io dico, cioè, quindi non hai pensato alternative a questa attività? Beh, ci ho pensato nel senso che quando si è ragazzi, ma anche oggi, uno pensa a cosa avrei potuto fare, cosa mi piacerebbe fare da grande, c'è chi sogna di fare il pompiere, c'è l'astronauta, ci sono dei sogni. Io non mi vedevo in nessun altro, in nessun altro campo, nel senso che ho pensato anche mi piacerebbe fare economia, ecco, mi sarebbe piaciuto magari dirigere una società alimentare, quello sì, nel food and beverage, quello mi sarebbe probabilmente piaciuto, però era una come di quelle cose che sì, se c'è, se non c'è, non c'è. In realtà l'ingegnere mi ha sempre affascinato, fin da quando mi portava mio nonno nei cantieri a vedere le costruzioni, quindi è stato... Quindi addirittura tuo nonno ti portava nei cantieri a vedere le costruzioni? Sì, fin da piccolino, sì. Mi viene in mente mio padre che da bambino, da ragazzino, aveva provato ad accompagnarmi dai clienti a vedere quell'impianto, quell'altro impianto e così via. Però allora, ciascuno di noi ha un percorso, una storia nell'impresa, nell'azienda. Se io penso al mio percorso, che ringrazio ancora adesso, è stato proprio il percorso di partire dall'inizio. Quindi da un lavoro di ufficio, da un lavoro poi di vendita qualità, eccetera, 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 fino ad arrivare adesso al lavoro di dirigenza. Qual è stato il tuo percorso? Tu da dove hai iniziato? Beh, dal punto di vista lavorativo? Sì. Cioè, un giovane Davide Luraschi arriva qua nello studio, è stato assunto. No, non sono mai arrivato qua giovane ingegnere, perché forse una delle qualità che io reputo essere più vincenti in un imprenditore, soprattutto che tramanda e vuole tramandare o ha il sogno, l'aspettativa di tramandare quello che ha costruito alle generazioni future, è di saper guardare, di saper far guardare i propri discepoli, chiamiamoli così, fuori. E quindi mi ha da sempre, era una legge non scritta ma sempre detta: se vuoi venire a lavorare da noi prima lavori fuori. Quindi ho lavorato fuori dal mio ufficio in un altro ambito per 5 anni.
Col senno di poi ci avrei lavorato un pochino di più perché era molto divertente. Ho lavorato in una società di real estate, uno sviluppatore immobiliare, era un ragazzo poco più giovane di me con delle grandissime e bellissime idee innovative che ha costruito gran parte delle cose belle di Milano che ci sono adesso. Poi a un certo punto di questa mia attività mi sono trovato di aver preso un mio cliente che non c'entrava niente con real estate e volerlo sviluppare. A quel punto, con un grosso cliente in mano, dopo 5 anni sono entrato nell'ufficio di mio padre, però portando un cliente e dopo aver fatto un'esperienza di 5 anni. Questo dal punto di vista lavorativo. Ma ho iniziato un pochino prima, proprio dedicandomi gli ultimi anni dell'università magari a fare degli stage lavorativi, che oggi è assolutamente comune. Non c'è università in Spagna o in America che non ti obblighi a fare degli stage lavorativi. Beh, in realtà quando mi sono laureato io nel 2000 no, ed è una cosa molto interessante. Sono andato a lavorare con l'università in Africa, Dar es Salaam. È stata un'esperienza bellissima perché ho potuto mettere in pratica per la prima effettivamente volta quello che avevo appreso sui libri, sui banchi di scuola, quindi è stato interessante. Quindi già lì sono uscito facendo qualcosa di diverso che poi non ho mai più fatto. Interessante questa tua storia veramente, anche perché quindi proprio tu hai iniziato, come si suol dire, prima mi faccio le ossa fuori e poi entro qui. Beh, credo che sia abbastanza giusto. Per chi ha una realtà tipicamente concentrata sul territorio nazionale o milanese, vedere qualcosa di esterno al proprio mondo è essenziale. Se uno ha una multinazionale o una società che lavora anche all'estero, può girare all'estero e assorbire le diversità. Se uno lavora principalmente nell'ambito italiano, beh, è giusto che guardi un attimo fuori. Quindi avrei fatto qualcosa di più all'estero, forse. Io devo dirti la verità che una delle cose che mi sono detto anch'io sarebbe stato veramente bello, a parte il sogno che ti ho detto prima di entrare nell'arma, se non avessi fatto quel passo, iniziare proprio in un'altra attività. Perché io mi rendo conto che anche nella mia storia della mia attività lavorativa, determinate cose le avrei capite e comprese maggiormente se mi fossi fatto, non dico le ossa, ma se avessi avuto anche delle esperienze lavorative da un'altra parte, confrontandomi con altre persone, confrontandomi con altri dirigenti, con altri manager, capendo che alcune delle difficoltà che l'impresa affronta o che si affronta soprattutto con il personale dell'impresa è l'ordinaria amministrazione in qualsiasi attività. Quindi effettivamente se devo tornare indietro e pensare alla mia vita, anch'io avrei fatto quel passo. Lo farò fare alle mie figlie, tanto ne ho 3, quindi anch'io. Spero che seguiranno i miei passi. Beh, le mie li hanno già fatti, sono già andate all'estero parecchio, quindi anche se sono piccoline. Sì, il percorso all'estero è un percorso, io insegno al Politecnico, una delle altre cose che ho fatto particolari e magari anche diversi da quello che è il percorso familiare, proprio insegnare al Politecnico. Bene, io reputo che sia essenziale che i ragazzi facciano uno stage all'estero, un stage, l'Erasmus, chiamiamolo come volete, 2 anni fuori, un anno doppia laurea, il master, perché non c'è come aspirare l'aria che c'è all'estero per poter tornare a fare qualcosa di meglio in Italia. Cioè, non sono necessariamente esterofilo, trovo che sto benissimo in Italia, mia moglie è cresciuta negli Stati Uniti per 30 anni, passaporto americano. A me piace oggettivamente poter dare qualcosa al mio paese. Bene, ma è necessario guardare anche all'estero, secondo me, guardare all'estero le esperienze che fanno fuori. L'Erasmus a me ha cambiato la mia prospettiva di studente, passando da un Politecnico all'Università di Newcastle, al border con la Scozia, mi ha fatto vedere un nuovo modo di affrontare i problemi. Non dico meglio o peggio, diverso, e questo è essenziale. Su questo sposo al 100% quello che tu dici, in parte perché anch'io sono di origine straniera da parte di madre, ho avuto anch'io le mie esperienze, mia sorella ha insegnato per 2 volte in una scuola all'estero e veramente anch'io, cioè sposo, cioè, non sono esterofilo nemmeno io, tanto è vero che nella nostra M c'è il tricolore, no? Però ammetto che è bello guardare al di fuori, certo, dare il meglio. Quindi torniamo a te, sei arrivato qui, hai portato il tuo cliente, hai iniziato tutti i passi, no? Molto, anche lì devo dire che mio padre è stato abbastanza illuminato, all'epoca c'era come socio anche mio zio e lui non ha voluto che io stessi sotto di lui. Quindi, questa è un'ottima cosa che ho già sentito dire da un altro figlio di imprenditore. A suo modo di vedere, ma anche a mio modo di vedere, si ha un diverso rapporto che si può avere col figlio rispetto a un nipote, e quindi mi ha fatto fare le ossa, diciamo così, dal punto di vista dell'ufficio sotto mio zio per parecchi anni.
Effettivamente non ho mai fatto nulla che mio papà avesse fatto all'epoca. Ho fatto la mia strada ovviamente all'interno dell'ufficio facendo cose diversissime. Io non facevo antincendio all'inizio, ho avuto la fortuna di fare recupero e conservazione di beni storici, architettonici, quindi beni vincolati da castelli a palazzi, a piscine pubbliche milanesi bellissime, quindi mi sono dilettato col restauro, per poi passare a quello che è l'ambito ingegneristico architettonico polivalente, facendo anche progettazione integrata. Lì, finché poi non mi sono scontrato, ho inciampato su quello che è l'antincendio, è stata una folgorazione, ma all'inizio non volevo farla. Quello che faccio oggi, inizialmente non la volevo fare, anzi l'ho osteggiata in tutti i modi. Addirittura? Sì. Sì, perché mio padre è stato un pioniere dell'antincendio e ha contribuito a far diventare l'antincendio quello che è oggi, qualcosa di ingegneristico. Una volta era mera applicazione di norme piuttosto noiose e ripetitive, lui l'ha fatta diventare, diciamo, una scienza, ma fino allora per me era qualcosa di assolutamente noiosissimo. Quando mi sono scontrato, e proprio mi sono scontrato con l'antincendio recuperando un castello che doveva essere un museo, è stata una folgorazione, perché ho trovato che applicare il metodo ingegneristico, quindi l'ingegno e la risoluzione dei problemi da un punto di vista tecnico, su un manufatto, su un qualcosa che portava del bene, portava qualcosa che migliorava l'ambiente, chiamiamola, non sono un vate in nessun caso, sono molto concreto, però era qualcosa di bellissimo. Non scontrarsi con la differenza tra il colore dello zoccolino e le pareti, piuttosto che con la tipologia di essenza di un parquet o del materiale lapidio da mettere, ma parlare di sicurezza, vita umana, esodo, ho trovato che fosse illuminante. Sì, 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 lo è stato anche per me. Mi ricordo come se fosse ieri, avevo appena iniziato da mio padre e leggo un libretto, no, che mi parlava di queste porte tagliafuoco che a comando track si chiudono, e io sono rimasto colpito. Ho detto mio padre, vuol dire che c'è un sistema di rivelazione che rileva e attiva la chiusura di queste porte? Certo, mi ha detto. Io sono rimasto basito perché la tecnologia ha iniziato a interessarmi e poi mi è interessato anche il semplice azionamento dell'estintore, no? Sì. Ma mi ricordo come se fosse ieri, perché erano pochi giorni che lavoravo, mi aveva dato quell'ABC dell'antincendio, si chiamava. E quando ho letto questa cosa sono rimasto stupito, perché non pensavo, io vedevo sempre queste porte tagliafuoco, ma che fossero automatizzate, no? E lì è iniziato l'interesse anche per me. Però tu hai mai avuto dei momenti di difficoltà? Cioè tu mi hai detto che hai avuto un incontro-scontro con l'antincendio, non ti interessava. Poi è iniziato l'interessamento, però parlando proprio della tua attività, di questo studio di ingegneria, ci sono stati dei momenti di difficoltà nell'andare avanti, momenti in cui ti dicevi sto facendo la scelta giusta? Come dicevo prima, la scelta di fare ingegneria e poi di conseguenza il sogno che si è avverato, che per qualcuno è una follia, per me è un sogno avverato di entrare nell'ufficio di famiglia, ha comportato e comporta delle bellissime esperienze, bellissime sensazioni, ovviamente delle responsabilità enormi, perché avere un cognome che poi è lo stesso da 3-4 generazioni e doverlo portare avanti comporta una responsabilità importante, un senso del dovere rispetto a quello che gli altri hanno creato e che devo necessariamente portare avanti con lo stesso impegno di quelli che mi hanno preceduto. Non è una missione certamente, però è una responsabilità importante. Qualcuno potrebbe vedere l'ereditare, che poi dipende dal punto di vista se è ereditato o guadagnato, conquistato, una posizione, un ufficio, sia effettivamente un privilegio o possa essere invece un onere. È un onore certamente, ma va gestito bene perché non sia un onere. Ci sono tante generazioni di secondi, soprattutto imprenditori, che falliscono miseramente, nel senso, uno dei detti è il nonno costruisce, il padre mantiene, il nipote distrugge. Questo nell'imprenditoria. Nella nostra professione di solito è il figlio che riesce meravigliosamente a distruggere tutto, perché non è detto che il titolo di ingegnere, di notaio, di avvocato corrisponda alla stessa abilità, bisogna costruirsela, abilità e credibilità. Un conto è fare un prodotto alimentare piuttosto che un paio di scarpe. Un conto è mantenere un cognome, quindi sì, le difficoltà le ho incontrate tutti i giorni. Banalmente portando il mio cognome, e come immagino tanti figli o nipoti o bisnipoti come me nella mia situazione, è stato
faticoso inizialmente anche all'università, banalmente mio padre era conosciuto e capitava che colleghi e amici di mio padre, ovviamente nessuno mi ha mai aiutato, ma anzi spesse volte mi osteggiavano o mi mettevano i bastoni fra le ruote, non tanto ma per stimolarmi, per vedere se ero veramente determinato, se quello che facevo era perché dovevo farlo per tradizione di famiglia o lo facevo per mia volontà. E qualche volta me lo sono domandato perché mi scontravo effettivamente. Quindi sì, difficoltà sempre, mai da scoraggiarmi chiaramente, ma anche nel mondo lavorativo. A cavallo del Covid abbiamo avuto una rivoluzione, ho fatto in realtà una rivoluzione interna all'ufficio, cambiando completamente l'assetto familiare. Tu parlavi di familiarità. La familiarità certamente, quindi l'eredità familiare è qualcosa del DNA del sangue certamente, però può essere anche qualcosa di diverso, cioè si può essere familiari, e quindi un'impresa familiare, uno studio familiare, se si hanno gli stessi obiettivi, valori, morale, deontologia. E questa magari, chiusa una parte del rapporto familiare di sangue con dei soci, ho creato un rapporto familiare con un nuovo socio che non è di famiglia. E quindi lo studio da Luraschi Farioli, Tato Luraschi, e adesso si chiama Luraschi De Dionigi Associati, proprio perché ho voluto tramandare questo ufficio, e quindi la mia visione per il futuro è tramandarlo con nuovi soci che abbiano in condivisione qualche cosa di reputo importante. Non dico il sangue, perché chiaramente non ce l'hanno, ma lo stesso diciamo, DNA morale, deontologico, di abnegazione e soprattutto di obiettivi. E quindi le nuove generazioni sono quelle. Quindi magari non sarà un Luraschi la quinta generazione, ma c'è già una quinta generazione che sta lavorando. Bene e complimenti. Grazie. No, ho ascoltato con molto interesse quello che hai detto, perché nelle interviste che io sto facendo il cognome o il sapere chi è tuo padre, chi è tuo zio, eccetera, è una cosa che ha accomunato tutte le persone che ho intervistato e permesso anche la prossima persona che intervisterò il mese prossimo, perché effettivamente i riflettori sono su di te, che ti piaccia o no. Poi tu mi hai parlato del mondo universitario, che sia tu che tuo padre, insomma tutta la tua famiglia è sempre stata legata comunque a questo mondo universitario del Politecnico, e quindi a maggior ragione c'erano i riflettori puntati su di te. Però da quello che tu mi dici deduco che le determinazione e obiettivo ti ha sempre guidato per la tua strada. Sì, mi ha sempre guidato, come dicevo, portare un cognome, portare una responsabilità è faticosissimo, tu lo sai evidentemente. Decisamente. Tu hai anche la camicia col tuo nome, io no. Dici spunto. È una responsabilità importante di cui vado molto orgoglioso, ma come dicevo prima bisogna anche affrontarlo con la giusta cautela, perché appunto può essere un macigno e se non gestito bene può essere un boomerang travolgente, perché non c'è niente di più facile che vedere inciampare le generazioni successive a quelle che hanno creato, e c'è molta gente che aspetta questo, quindi al di là di quello che pensa la gente, che è importante fino a un certo punto, il nostro dovere è tramandare quello che gli altri hanno fatto cercando di migliorarlo. Esattamente come chi eredita di famiglia un immobile, un castello, un palazzo di famiglia, lo ha ereditato, è vero, ma ha un dovere specifico sia per la comunità che per i propri eredi. L'ho ereditato, nel bene e nel male, lo sto cercando di gestire per come riesco al meglio delle mie possibilità e lo voglio dare alle future generazioni che comunque, ripeto, condividono il mio DNA morale, deontologico, di abnegazione sul lavoro, un po' meglio forse, se ci riesco. Benissimo. E parliamo proprio di futuro, no? Io quando sono entrato qua nel tuo studio ho detto, quanti giovani, e mi ha fatto specie, mi ha detto che alcuni sono tuoi studenti. La maggior parte dei miei ragazzi che lavorano con me sono tutti i miei ex studenti, che magari ho avuto la fortuna di accompagnare durante il percorso universitario, quindi i miei studenti. Io insegno al Politecnico Ingegneria della Sicurezza Antincendio, casualmente, che è quello che faccio, e poi ti dirò perché insegno, e ho trovato che avessimo molte cose in comune, quindi gli ho chiesto se volevano venire, loro si sono proposti per venire da me a lavorare, e poi ce ne sono tanti che fanno lo stage, quindi durante il corso dei miei corsi io offro la possibilità di fare uno stage accademico. Quindi tu credi nei giovani e nelle loro capacità? Il futuro sono i giovani, è il futuro, se non facciamo crescere i giovani moriamo vecchi, invece proprio le nuove generazioni vanno formate. Questo mio corso, spero, è quello che dico sempre ai ragazzi, se vi piace o non vi piace la mia professione, quello che vi insegno, almeno
usciate dal mio corso sapendo che qualcosa di meglio potete fare che banalmente un banale progetto, qualcosa meglio degli altri, qualcosa che sia più sicuro. Cioè lasciate il vostro segno, qualcosa di bello, ma qualcosa di sicuro. Bellissimo. E come vedi le nuove tecnologie? Riformulo bene la domanda. Anche noi come Mozzanica siamo diventate le aziende antincendio leader per l'assunzione dei giovani l'anno scorso. E chiaramente io, quest'anno faccio 42, sono un giovane uomo, mettiamolo in questo modo, però vedo i giovani, vedo i ragazzi, vedo le opportunità, vedo soprattutto la loro capacità di relazionarsi con molta più semplicità rispetto a noi, rispetto a qualcuno che ha 10 anni più di me, con quelle che sono le nuove tecnologie, quello che è l'intelligenza artificiale, quello che sono anche banalmente solo un gestionale diverso. Come vedi tu questi due argomenti, tecnologie nuove, intelligenza artificiale e giovani? Beh, è un connubio intrinsecamente legato e indissolubile. Quello che mi spaventa, se vogliamo trovare un lato negativo, è la loro non capacità di vedere che c'è qualcos'altro oltre a quello. Nel senso che l'intelligenza artificiale, tutti questi software applicativi sono degli strumenti meravigliosi, ovviamente essenziali, e non utilizzarli e non averne a che fare è essere dei dinosauri. Questo è palese. È necessario che uno sappia guardare oltre quello, perché è una macchina mangia input che ti sputa un output, ma se questo input non è messo correttamente il risultato è drammatico. L'altro giorno a una conferenza del padre del microchip ha detto proprio su questa domanda sull'AI che cos'è l'AI per lui. Ha inventato il touchscreen, il pad, quindi diciamo che è uno dei geni indiscussi viventi. Bene, la sua risposta è stata: è uno strumento pazzesco per chi sa, ma chi pensa di poter sapere grazie all'AI fallisce miseramente, perché è ancora molto, può creare dei problemi. Ripeto, basta un attimo a buttare dentro un input sbagliato e viene fuori un disastro. Quindi è un ottimo strumento, ma ci deve essere una conoscenza alla base. Su questo discorso, proprio sulla cultura dell'ingegneria e dell'architettura, io ho fatto un mantra sia a livello accademico, nel senso per me è essenziale, il motivo per cui mi sono messo a insegnare e ho creato, grazie a due professori illuminati, Tiziana Poli e Fulvio Rececconi, che hanno creduto fortissimamente nel creare con me un corso di sicurezza antincendio che prima non esisteva al Politecnico. Al Politecnico uscivano ragazzi senza avere, c'erano dei corsi ma non strutturato come quello che ho fatto io, perché per me era essenziale. La cultura dell'ingegnere non è solo il calcolo, ma anche sapere, per esempio, appunto, progettare un edificio sicuro. Ed è quello che porto, per esempio, al Collegio degli Ingegneri Architetti e porto, come un po' una missione, sostanzialmente anche all'Ordine Ingegneri. Cioè la cultura del sapere e saper fare, e non solo dal punto di vista macchinistico. Veramente interessanti le tue risposte. Allora, siamo verso la fine dell'intervista. Ora, guardiamo a te come imprenditore neanche di seconda generazione, ormai di quarta generazione. Allora, mettiamo che tu abbia l'opportunità di guardare indietro il tuo percorso, no? Che cosa diresti? Che percorso è stato? Cosa diresti a un eventuale giovane Davide Luraschi? Beh, come dicevo prima, mio padre non mi ha mai spinto in nulla. Mi sarebbe piaciuto che magari mi avesse spinto un po' di più a guardare all'estero, cioè come ho fatto l'Erasmus, che è stata proprio una mia scelta personale, giustamente non ero più un bambino, ma magari fare un master, un MBA all'estero, anche se poi sarei tornato a fare l'ingegnere puro. L'ingegnere, per fortuna, dell'antincendio è un ingegnere secondo me olistico, perché abbraccia tantissime competenze, non è uno strutturista, non è un impiantista, fa un po' di tutto. Mi sarebbe piaciuto avere magari o un PhD o un dottorato di ricerca oppure un MBA in qualche università straniera che mi desse questa visione. È quello che spingo molto i ragazzi. Ed è uno spirito di collaborazione mutua, perché io spingo i ragazzi e i ragazzi di riflesso mi mandano quello che loro hanno imparato, che è molto molto interessante. Un consiglio che do a tutti i ragazzi è: fate esperienza all'estero, ma non fuga dei cervelli. Aspirate e poi tornate. Beh, certo, assolutamente sì. E invece, come vedi il tuo futuro nella tua attività di imprenditore?
Ci sono degli obiettivi Sì. in particolare che vuoi raggiungere? Sì, uno deve sempre avere degli obiettivi, anzi io cerco sempre di avere degli obiettivi grandi perché poi siano più stimolanti da raggiungere. Bene, uno degli obiettivi che adesso ho e che sto costruendo è di costruire una nuova società. Dicevo prima, qualche anno fa ho preso in mano le redini della società da un punto di vista formale, poi durante il Covid l'ho preso anche dal punto di vista reale, trasformando questa realtà familiare in qualcosa di diverso. Un gruppo familiare è uscito, ne è entrato quello che reputo essere il nostro futuro, quindi un gruppo familiare di intenti, ma adesso quello che voglio fare è una società diversa che si occupa anche di no profit, ma no profit nel mio mondo, perché come ho detto prima il nostro è un lavoro bellissimo che cerca di dare qualcosa di più bello nel mondo, più sicuro. C'è chi fa il pittore e crea qualcosa di bello, c'è chi fa l'architetto e fa una bella facciata, c'è chi che fa piuttosto brutte le facciate. Nel nostro mestiere la differenza tra il bello e il brutto è la vita e la morte. Quindi a me piace moltissimo quello che faccio proprio perché do qualcosa di concreto e tangibile. Quindi spesso mi capita di fare dei lavori pro bono. Associazioni private, associazioni che fanno beneficenza, non mi va di chiedere monumenti per questo tipo di consulenze, quindi voglio fare una società a parte dedicata proprio a questo, me lo posso permettere dal punto di vista lavorativo e quindi sto creando una società no profit che dia consulenze, ovviamente in numero adeguato alla mole di lavoro che abbiamo, ma è una cosa interessante. Avendo la fortuna, il privilegio di lavorare con mio padre, che è per tanti versi illuminante sia professionalmente che umanamente, è stato molto interessante potermi confrontare con lui perché mi ha dato carta bianca anche su queste mie iniziative, sia di far entrare nuovi soci che fossero esterni al nucleo familiare, sia di aprirmi a nuove tecnologie volendo, sia di fare questo tipo di lavoro. Banalmente, anni fa feci una conferenza con il professor Marco Vitale, che è una persona eccezionale, è un consulente societario di economia illuminato, è un giovane di 84 anni che ha una visione dell'economia molto simile a quella che io ho dell'ingegneria, quindi bisogna che ovviamente la professione porti un utile, perché altrimenti o siamo pensionati o moriamo di fame, ma questo utile deve anche creare del bene. Banalmente citando, e mi ha regalato un libro di Cuturri, che è un mercante del 1400, teoricamente veneziano, in realtà era albanese, che ha creato forse il primo manuale di management e di economia, e che era l'arte della marcatura, cioè come deve fare un mercante per vivere. E la sua idea era: guadagna, lavora, ma fai del bene, perché solo facendo del bene per la comunità, per il bene comune, che sia lo Stato, siano i vicini, sia la tua famiglia stessa, allora puoi prosperare. E questo è un insegnamento bellissimo che secondo me cerco di applicare nel mio lavoro. Oggi nel mio lavoro, domani in questa nuova società, ma banalmente tutti i giorni con l'ordine ingegneri, col collegio. Io ho stato 4 anni nel Consiglio dell'Ordine, 4 anni presidente del Collegio Ingegneri Architetti, adesso mi ricandido proprio perché reputo essenziale portare qualcosa che non siano sterili numeri, ma sia qualcosa di un po' più profondo. Se ci riesco, sono contento. Bene, a questo punto la nostra intervista è finita. Grazie. Per me è stato un piacere scambiare 2 chiacchiere con te, che da figlio hai voluto diventare imprenditore. Sarebbe divertente una volta che qualcuno facesse l'intervista a te. Caspita, ne ho di cose da raccontare io. Ma immagino. Grazie mille, grazie.